Ciao a tutti e bentornati sul canale. Ci lasciamo alle spalle la migrazione ad OpenHub 4 che devo dire è andata oltre le aspettative perché è andato tutto molto liscio e sono stati veramente pochi gli interventi da fare per tornare a un sistema totalmente funzionante. Adesso è arrivato il momento di fare l'aggiornamento di InfluxDB dalla versione 1.8 alla versione 2.7, se non sbaglio adesso siamo, anche se c'è già la versione 3, però il binding di OpenHub parla della versione 2 come compatibilità, quindi non azzarderei un aggiornamento alla versione 3. Già durante la migrazione da OpenHub 2 a OpenHub 3 ero molto tentato di passare a InfluxDB 2, però poi non ho, diciamo, avuto il coraggio e quindi ho tenuto ancora la versione 1.8 che effettivamente sta diventando un pochino vecchia. Quindi adesso, sull'onda dell'entusiasmo della migrazione a OpenHub 4, ho deciso di provare l'aggiornamento a InfluxDB. Avendo InfluxDB su un container Docker, l'aggiornamento dovrebbe essere abbastanza semplice e soprattutto facilmente testabile senza dover distruggere tutto. Quindi in questo video andiamo a vedere un pochino quali sono gli step da eseguire per appunto fare l'aggiornamento sulla versione di InfluxDB che gira su Docker, e poi in video successivi vedremo proprio la parte operativa e quindi quello che andrò effettivamente a fare. Partiamo subito dalla documentazione di OpenHub per vedere cosa ci dice di preciso il binding di persistenza per InfluxDB. Quindi andiamo sul sito di OpenHub, andiamo sugli add-on e cerchiamo InfluxDB. Ecco che ce ne appare uno solo che è il motore di persistenza, quindi vediamo che appunto ci indica InfluxDB 2.0 come compatibilità di versione. Quindi io eviterei appunto di andare sulla 3 proprio per questo motivo. Poi magari tutto funziona, però non si sa mai perché potrebbero esserci cose nuove su InfluxDB 3 che credo sia abbastanza nuova come versione, che magari non sono totalmente compatibili con OpenHub. Detto questo, ci spostiamo sulla documentazione di InfluxDB e vediamo quali sono gli step che dobbiamo fare. Eccoci sulla pagina di documentazione di InfluxDB e andiamo a vedere la documentazione di InfluxDB OSS 2.7, che è appunto la versione target su cui voglio migrare. Andrei a cercare subito la sezione, eccola qua, Upgrade InfluxDB, così vediamo che cosa ci dice. Quindi abbiamo una serie di opzioni, quella che interessa a noi è l'upgrade from versione 1.x alla 2.7. Io al momento sono alla 1.8, quindi clicchiamo. Quindi abbiamo anche qua una sezione dedicata proprio a Docker e quindi probabilmente seguiremo queste istruzioni qua legate appunto all'immagine Docker, all'aggiornamento dell'immagine Docker, e poi dobbiamo anche seguire la migrazione delle continuous query, che sono un concetto che non è più presente su InfluxDB 2 e che è stato sostituito dai task. Quindi fondamentalmente, se vi ricordate, le continuous query io le sto usando per gestire la storicizzazione dei dati su diverse retention policy del mio database. Siccome questa cosa la voglio mantenere, dovrò poi effettivamente migrarle, le mie continuous query, ai task della 2.7. Però prima cosa andiamo a vedere cosa ci dice legato all'aggiornamento dell'immagine Docker. Possiamo usare un processo automatico di aggiornamento che è inserito all'interno dell'immagine Docker della 2.x per aggiornare un'istanza di InfluxDB 1.x. Poi vabbè, ci viene detto di esportare le continuous query prima di fare l'aggiornamento, perché poi non le avremo più a disposizione, quindi se dobbiamo migrarle è meglio averle salvate da qualche parte. Ci sono 3 punti di attenzione per fare questo aggiornamento. Intanto ci viene detto che appunto è l'immagine stessa che al primo riavvio del server dopo l'aggiornamento farà la migrazione della struttura della 1.x nella 2.x, anche perché ci viene detto che ha un diverso modo di salvare le cose su disco, quindi è necessario questa migrazione, questo aggiornamento che comunque farà in automatico. Poi dobbiamo inizializzare le credenziali di accesso, quindi la username e password di accesso al database, quali sono le cartelle che dobbiamo montare sul file system del container,
e poi settare proprio la modalità di aggiornamento al primo riavvio del server. Quindi per la parte di inizializzazione delle credenziali abbiamo bisogno di creare un utente di amministrazione, un organization e un bucket. Poi vedremo cosa vogliono dire organization e bucket in questa nuova struttura di InfluxDB 2.0, però per adesso sappiamo che appunto dobbiamo specificare determinati nomi. E questo lo possiamo fare con delle variabili d'ambiente settate nella creazione del container Docker. Importante anche il discorso della retention, in quanto di default i dati rimangono in tabella per sempre, quindi se non si specifica nessuna retention policy i dati sono perenni, mentre siccome io ho gestito delle retention policy diverse, questa cosa qua devo fare attenzione e specificarla bene. Per quanto riguarda i mount del file system, ci viene detto che abbiamo bisogno di montare sia i percorsi relativi alla configurazione attuale, quindi alla 1.0, sia dove ci sono i dati, sia la parte di configurazione, se per caso abbiamo dei file di configurazione custom, e poi dobbiamo montare anche le nuove cartelle in cui verranno messi i dati post migrazione, quindi della versione 2.0. In questo modo, al primo avvio del container con la nuova immagine, verranno letti i dati della 1.0 e trasformati nella struttura della 2.0. E poi il terzo step è settare l'avvio del container nella modalità di upgrade. In questo modo il container sa che deve effettuare questo aggiornamento dalla versione 1 alla versione 2. Una volta settate queste cose dobbiamo lanciare il container e quindi in base a come l'abbiamo già lanciato sulla versione attuale dobbiamo decidere che comando eseguire per lanciare la versione nuova. Quindi bisognerà sicuramente stoppare il container della versione 1.8, scusate, e ricreare il container facendo attenzione agli step che abbiamo indicato prima, quindi la configurazione delle varie variabili e degli mount, e ovviamente cambiare l'immagine da InfluxDB 1.8 alla 2.7 o alla 2.x in base a che versione ci sarà quando si deciderà di fare l'aggiornamento. Io dovrei essere nel caso in cui ho un file di configurazione custom, quindi dovrò ricordarmi di appunto montare e lanciare il container con il file di configurazione. Comunque qua è specificato direi tutto molto chiaramente. Custom path non ci interessano. E poi dobbiamo fare la parte di migrazione delle continuous query per trasformarle nei task della 2 e qua vedremo cosa c'è da fare, perché questo è uno step per me importante, magari per qualcuno potrebbe non servire perché non ha usato le continuous queries, ma io che ho gestito appunto l'archiviazione dei dati storici in questo modo lo devo fare. Ovviamente poi, come nell'attuale versione, abbiamo a disposizione un software da terminale che ci permette di interagire col database per effettuare operazioni di manutenzione, di configurazione e di gestione dei dati. Andiamo ancora a vedere cosa bisogna fare per migrare le continuous query sui task. Tra l'altro ci viene detto che l'immagine 2.7 quando fa l'aggiornamento ci crea un file txt con il contenuto delle continuous query, perché in questo modo diciamo evitiamo di perderle se non ce le siamo backuppate per i fatti nostri, perché appunto nella versione 2.0 non ci sarebbero più. Quindi andiamo a vedere cosa ci dice la documentazione su questo aspetto. Quindi dobbiamo fare l'output di tutte le continuous query, quindi o ce lo facciamo a mano prima dell'aggiornamento oppure comunque ce lo fa la procedura di aggiornamento, convertire le continuous query alle query di tipo flux, che è la nuova modalità di creazione delle query su InfluxDB, e una volta ottenute le query di tipo flux creare i task relativi a queste query. Ok, qua ci fa vedere semplicemente quali sono i comandi per fare l'output delle continuous query attuali. Poi dobbiamo un attimino imparare la nuova sintassi delle flux queries per trasformare le query delle continuous query in task flux. Qua ci fa vedere un esempio di query che aggrega il dato ogni ora e ne calcola la media. Questa è la vecchia versione, diciamo la versione 1.8. Sotto nella versione 2.7 diventa una cosa di questo genere.
Comunque qua c'è poco da fare, bisogna studiarsi la nuova sintassi. Nella documentazione ci vengono dati un po' gli equivalenti tra vecchio e nuovo delle varie istruzioni e parole chiave che ci sono, queste in base a quello che ci servirà andremo a studiarcele e poi dobbiamo creare i task. Vediamo un po' solo come si creano i task, quindi si possono creare anche dalla CLI, che è quello che piace a me, quindi da terminale. E vabbè, qua adesso non stiamo a perdere tempo, comunque andremo a vedere qual è la sintassi per creare questi task che dovranno essere eseguiti ogni intervallo di tempo definito dalla flux query, non chiamiamola più continuous query, e che ci permetteranno di spostare i dati aggregandoli da una retention policy a un'altra. Speriamo che funzioni tutto come prima e che non ci sia troppo da stravolgere la logica. Ok, detto questo, direi che siamo pronti per provare l'aggiornamento. Io farei un tentativo su un container Docker parallelo. Mi creerò un container Docker sempre sulla InfluxDB 1.8 parallelo a quello che sta attualmente funzionando. Ripristinerò un backup appunto della 1.8 per avere una situazione identica e proverò l'aggiornamento su questo container. Una volta fatto questo aggiornamento e verificato che non ci sono grossi problemi e sono riuscito anche a migrare le continuous query nei task, proverò ad agganciargli OpenHub per vedere se OpenHub è in grado di comportarsi come si sta comportando adesso con la versione 1. Quindi per chi è interessato a questo step, segua i prossimi video perché farò la parte operativa.